Ciao! Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti la prossima avventura. Yuhu! Siete a Tarnion City, una città tra le città più tranquille in tutto il mondo. Tutto è perfetto, tutto è preciso, tutto segue uno schema ben preciso, che è quello del triangolo, la forma perfetta di ogni cosa. I tetti sono a triangolo, le case sono a triangolo, le strutture sono a triangolo, i semafori sono a triangolo, tutto ha quella forma perfetta che deve avere. E voi vi state svegliando come tutte le mattine per andare alla vostra tranquilla giornata di lavoro. Lavoro unico rispetto a molti degli abitanti di Tarnion City, che è quello di lavorare per l'agenzia. Ma voi non siete dei membri normalissimi dell'agenzia. Avete un compito ben preciso, oltre a quello che vi è stato dato di default per avere quello stipendio che vi serve per sopravvivere, per godere delle piccole bellezze della vita. Come ogni mattina, Lidia si prepara, mi sistemo il grembiulino, mi sistemo la gonnellina, mi faccio i boccoli perché è così che mi hanno insegnato ad essere impeccabile, metto sul mio sorriso migliore e stacchetto verso l'agenzia, pronta appunto a dare il buon umore, il sorriso, ma soprattutto una botta di caffeina a ogni mio collega. C'è questa persona abbastanza ben piazzata, curva su se stessa, appena uscito fuori dal barbiere, cioè quindi ha avuto una rinfrescata da pochissimo, ma ha ancora delle situazioni un po' a chiazze. Non è trasandato e sembra incapace di badare a se stesso e veste con questa camicia stretta, sembra un pesce fuor d'acqua. Si tratta di Kran, in agenzia è riconosciuto come quello che quando c'è qualcosa da fare si sporca subito le mani, ma è anche l'ultimo arrivato e non se ne vergogna di dirlo, di essere l'ultimo arrivato. Lo ostenta talmente tanto che c'ha sempre un cartellino, hello, my name is Kran. Sta aspettando il suo caffè, aprendo già ogni volta una bustina di zucchero. Ne apre a centinaia, veramente a centinaia. Bisogna togliergli da di fronte la vaschetta dove c'è tutto lo zucchero, tutte le bustine, altrimenti lui andrebbe a oltranza. Però sorride, è una persona solare. Infine c'è Ellie. Io mi sono appena svegliata nel mio letto, ma evidentemente non sono sola. E a giudicare dal marasma all'interno della stanza è stata anche una notte alquanto movimentata. Gioviale, se così si può intendere. Mi appropinquo a svegliare colui che ho recuperato al matrimonio del cugino Fred, gentilmente invitato, grazie, ancora ringraziamo. E gli faccio presto perché io devo andare al lavoro e se non si sbriga a uscire di casa entro 10 minuti scattano i sistemi di sicurezza. Quindi mi vesto alla svelta, raccolgo i capelli ramati in uno chignon basso molto tirato perché quello che sto andando a fare non è il primario lavoro ma è soltanto il lavoro di copertura e di conseguenza tolgo la vaschetta di bustine di zucchero davanti all'ultimo arrivato. No, non posso nominare il tuo nome. Quindi sei con la K, lo chiameremo Kilo 04. Tu sarai Kilo 04, perfetto. Toglierò la vaschetta di zucchero da Kilo 04 e gli vado a porgere direttamente alla zuccheriera. E solo dopo prenderò l'ordine. Lungo, caffè, grazie. Nero? Perdo completamente la cognizione con la realtà. Questa domanda mi proietta in uno stato di totale confusione e inizio a riflettere se sto dimenticando che il caffè è nero o probabilmente ho bevuto solo una volta il caffè nero e quindi ce ne sono di altri tipi. Io rimango ferma ad assecondare questo suo momento di ragionamento, un po' imbambolata anche io, poi sarà nero. E mi giro. Vado al bancone dove c'è la mia collega che mi aspetta. Le porgo una comanda dove c'è scritto caffè nero e tra parentesi penso. Oh, grazie tesoruccia. Vediamo. Ah, ma sarà il solito biscottino. Lo so già io cosa devo prendere. Vado e scartabello tra i vari zuccheri di canna, l'eritrolo. Questa volta sarà dieta o l'ho interrotta di nuovo? Vabbè. Io porto tutto lo zucchero che abbiamo, prendendo appunto il caffè solito in realtà perché ce n'è uno solo, l'efficienza è tutto al lavoro e te lo porgo. Ecco, però cara ti vedo un po'
combinata, notte movimentata. Oh, cielo, si vede? Sì, sì. Non era male, non meglio degli altri, non peggio degli altri. È presente quella linea? E nel frattempo mi poggio al bancone, quasi dimenticandomi che c'è una comanda lì che mi aspetta. È presente proprio quel livello che non va oltre, però non è quella cosa che ti fa dire tipo... non lo so se riuscirò mai a superare quel limite. A questa Vabbè. volta che voto era? Allora, diciamo che potrebbe raggiungere tranquillamente la sufficienza, anche se potremmo lavorare su diversi fattori. Sì, un margine di miglioramento. Spero che la prossima volta andrà meglio. Prendo il vassoio, me ne vado verso Kilo 04 e gli porgo il vassoio, mi metto la tazzina davanti, un caffè lungo, nero, penso, e poi dell'elitrolo. Qui abbiamo delle bustine di zucchero di canna, zucchero caramellato, zucchero bianco. Se nel caso non le dovesse andare bene, abbiamo anche del dolcificante, se no tranquillamente del miele. Gradisce dell'altro? Qui avvento su tutto lo zucchero possibile, aprendo rigorosamente ogni bustina. Non c'è una risposta, semplicemente sono lì concentrato su questa nuova task che mi si è posta di fronte. La cosa è che nel momento in cui vado a creare la montagnetta di zucchero, con un'unghia prendo un po' di zucchero come se fosse un cucchiaino, la mia unghia, e inizio a girare il caffè pian piano, sempre zuccherandolo sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché diventa una melassa, e da lì in poi inizio a bere, molto contento del servizio di tutto. Ed ecco che c'è una palla di cartamoneta tutta stropicciata di fronte a voi per pagare il servizio. Grazie. Intanto, mentre siete lì che appunto state svolgendo le vostre attività, nella televisione in alto della caffetteria, sempre ovviamente triangolare, c'è un giornalista che interviene in uno speciale giornaliero. I cacciatori locali continuano a rinvenire carcasse di cervi e altri piccoli animali, uccisi ma non mangiati. Le autorità non forniscono troppi dettagli, limitandosi a dichiarare che le morti non sembrano essere per cause naturali. Abbiamo fatto diverse domande ai residenti, ma non abbiamo ancora alcuna risposta. Rimanete qui con noi per sapere le ultime novità su Ternion City. Pochi attimi dopo, nello schermo della cassa, appare un omino violaceo piccolino, con la testa rotonda, il corpo tutto perfetto ma ovviamente pixelato, una piccola cravatta rossa al collo. È un vostro superiore, si chiama Ur, ed è un'anomalia digitale. Questo piccolo esserino che appare sullo schermo. Qui è Ur. È richiesta la vostra gentile apparizione nella sala briefing per una missione molto urgente. Certo, Orsacchiotto, arriviamo subito. Oh, corbezzoli di nuovo. Lui si guarda intorno. Come faccio a uscire? Non c'è un... Dov'è il coso della spazzatura? Tesoro, non c'è il cestino, però se vuoi ti puoi mettere lì dove ci sono i numeretti e noi premiamo delete. Non so se ti può essere d'aiuto. Lui si mette lì. Vai. Ok, E sparisce. io spero che abbia funzionato. Esci fuori da uno scontrino. È stata la mia seconda idea. Ha detto spero di non sbagliare il bottone perché sennò lo stampo. Prendo la tazza di caffè che ormai è praticamente vuota, non posso fare altro che dargli un'ultima leccata e lasciarla lì. E cerco di darmi una sistemata, ma peggioro la situazione. Andiamo. Oh, zuccherino, ci penso io. Prendo il caffè, lo metto via, ti pettino un pochino la giacca. Ecco, perfetto. Uno zucchero, esattamente come il tuo caffè. Il momento del briefing dell'incarico. Entrate all'interno ed è una stanza molto semplice, con diverse sedie ovviamente triangolari, quindi scomodissime. Il tavolino reclinabile, anche questo triangolare perché deve essere molto scomodo. Mi appoggio lì così, prima in una posizione, poi nell'altra, poi cerco di darmi un tono. Guardo loro due. Buona giornata. Si spera. Splendida giornata. Dalla parte opposta fare uno schermo tutto blu con Ur che sta camminando, arriva proprio dal laterale dello schermo, si guarda intorno. Ha funzionato. Ho avuto paura per un attimo. Beh, pensa a me. Su questo ce lo troviamo in fattura a fine mese. No, si aggiusta la cravatta. Benvenuti per il briefing dell'incarico mattutino. Abbiamo una missione per voi che siete degli agenti speciali e vedete l'enorme occhio centrale. C'è un occhiolino. Sì. Potrebbe essere interpretato così. L'agenzia ha raccolto diversi rapporti di attività sospette in un luogo all'esterno di Ternion City, in periferia, abbastanza lontano. Fatemi vedere un attimo il posto.
lui appare un foglietto elettronico sulla sua mano. Sì, Riva Nera. E sparisce il foglietto. Luogo in periferia, molto lontano da Union City. Lì non è così preciso come qui. Che schifo. Dunque, ritorniamo a noi. L'agenzia ha trovato parecchie attività anomale. Non so se avete saputo, ma sono stati trovati parecchi animali uccisi senza un buon motivo. Non sono stati né mangiati, né hanno delle ferite gravi. Sono morti. Punto. Povere stelline. Bene. Sì, povere stelline. Tutto è cominciato dal fatto che ci è stata segnalata la sparizione del signor Hill e signora. Una coppia di poveri anziani che vive in una cascina non troppo lontano dall'interno di Riva Nera. Sembra che siano spariti e che abbiano lasciato un bel trambusto, ma non ci sono state date delle foto del posto. Bene. Spariti. Sì, puff, Senza lasciare traccia. sì. E nella loro abitazione tutto regolare? Hanno trovato un colpo di fucile sul muro. Allora non è tutto regolare. Bene. Sono cascine, può succedere un colpo di fucile nel muro, no? De gustibus. Non fanno così le persone che abitano in campagna. De gustibus. Noi dobbiamo trovare la coppia. No, la coppia non ci interessa, tranne se ovviamente è collegata all'anomalia. Probabilmente supponiamo, non c'è certezza, che ci sia un'anomalia. E voi andate lì, fermate l'anomalia, gli chiedete se vuole gentilmente entrare all'interno del cavò e chiudiamo la discussione. Ok. Anomalia. Oh, no. Anomalia. Scusate, ci sono. Bene. Vi lascio ovviamente alla vostra missione, non dimenticate di prendere la vostra valigetta e il vostro laser e cercate di non fare brutta figura, perché qui alla Triangle Agency lavoriamo sempre col sorriso. Come fa a sorridere che non ce l'ha un sorriso? Ho visto gli angoli degli occhi inclinarsi un pochino all'insù. E allora sarà così. Beh, Molto bene. Ci andiamo a piedi? Penso che No, possiamo prendere un Uber. Anche perché avranno le carrozze in periferia, forse. beh, considerando che hanno i proiettili sul muro, penso... Cosa c'era prima delle carrozze? L'Uber. Non penso che c'era l'Uber. Vabbè, però l'Uber è una buona idea, ammesso che ci arriva in questi posti... No, non voglio metterci la macchina oppure che si sporca, sarò onesta. Poi si riaccende lo schermo. Mi ero dimenticato. Il figlio dei signori Illy, nonché Harold Illy, ha fatto una prenotazione all'interno di un motel chiamato Motel della Cerva di Marion. Molto bene. È un motel non troppo lontano dalla cascina, quindi suppongo sia un buon punto da dove cominciare. Sì, Perfetto, grazie. Buona giornata. ma scusi, non è che c'è anche una macchina aziendale insieme alla valigetta? Potete richiederla una macchina aziendale Sì. se volete. Possiamo richiedere una macchina aziendale. Ah, ovviamente vi verrà detratto dalla paga. Cosa? L'uso della benzina e l'uso della macchina. Sì, i freni, le ruote, salva Sì, il terzo, brava. certo. Vedi che lo sai. Ah, Sparisci. mi sa che non comprende il sarcasmo. Eri sarcastica? Vabbè. Vabbè, prendiamo l'Uber. Sì, tutto mi sembra che torni. Il cervo di Marion, le bestie morte. Perfetto. Speriamo di non trovare le Poi bestie morte al stelline. cervio di Marion. Beh, forse è un'osteria. No, perché non li hanno mangiati gli animali. E quindi ho paura di sapere che cosa servono nei piatti alla gente se non sono gli animali che hanno ucciso. Mentre viaggiate col vostro Uber, intorno a voi è pieno tappo di campi coltivati di Gran Turco. Dalla vostra sinistra avete un'enorme quantità di boschi colmi, scuri, bui, nonostante comunque siano ancora a mezzogiorno. Per la macchina, per la stragrande maggioranza del viaggio, sarò in grande riflessione su come funzioni il finestrino automatico. Ok. Guardo fuori dai finestrini, estasiata. Oh, mi sento proprio come una scolaretta. Tiro fuori il telefono e mi sembra un momento idoneo per fare swipe verso destra o verso sinistra per capire chi sarà l'accompagnatore del giorno dopo. Il viaggio continua fino a quando vi fa scendere di fronte a quello che è un motel che vi è stato proprio assegnato da UR. E di fronte avete uno di quei motel bruttissimi di blocchetti di cemento armato posizionati uno sopra l'altro in 2 piani, le pareti completamente grigie, tutto molto molto triste. C'è la solita insegna con scritto motel che
decisamente piegata e ogni tanto emana qualche scintilla di luce. Io con il telefono faccio una foto e sotto nella descrizione, per non dimenticarlo, io scrivo brutalismo. Un gran bel posticino. Faccio un paio di passi in avanti cercando qualsiasi cosa, una reception. C'è una porta che sembra sgangherata ed è anche l'unica aperta direttamente, quindi ti dà l'impressione che sia l'entrata. C'è quello che sembra probabilmente il proprietario, che è lì che si sta per accendere una sigaretta, ti vede entrare, la sigaretta la tiene spenta in bocca. Sì, salve. Sei Marion? Lui ti guarda. No, mi chiamo Jim. Salve Jim. Salve. Eravamo venuti a trovare un amico che ci ha detto che stava qui, un certo Harold. Non sono tenuto a dare delle informazioni private Ah. alle persone che stanno all'interno di un motel. Certo, comprendo. C'è qualcuno in questo motel? Sì, gli ospiti del motel. E si rimette la sigaretta spenta in bocca. Non è educato tenersi questa sigaretta. Aspetta che te la tengo io. Ah, ok. Se ne riprende un'altra e se la mette in bocca. Allora, visto appunto, siccome non ce la può dare, appunto, e questo amico ci aveva detto che come saremmo arrivati qua, di chiedere, dato che non ci può dare questa informazione, potrebbe chiamarlo a lei per noi? Chi gli presento? Siamo gli amici dei signori Hill, siamo venuti a chiedergli appunto per la cascina e immagino che le dica così, capirà immediatamente. Tipo, tienimi un attimo anche questa. E ti dà la seconda sigaretta. Prende il librone. Ti guarda con un occhio mentre fa il numero su un telefono di quelli là molto vecchi, quindi quelli a girare col dito. A disco. Sì, qua ci sono delle persone che chiedono di lei. Amici, giusto? Mi sembra di capire. Amici dei signori Hill, chiediamo per la cascina. Amici dei signori Hill chiedono per la I suoi cascina. genitori. I suoi genitori. Ah. No, non lo doveva ripetere. Ah, non lo devo ripetere. Ah. Ok, va bene. Tu, secondo piano, stanza 12. Grazie tante. Sì. E si prende un'altra sigaretta e se la mette in bocca. Voi lo sapete che il termine brutalismo deriva da brutte, dal beton brutte per l'esattezza? Io c'ero. Davvero? Certo, ti darò poi informazioni più là, solo però se mi racconti come sarà andato il prossimo incontro. A giudicare da quanto suona poco il mio telefono, non ci sono molte speranze. Quando arrivate al secondo piano, intanto, prima di entrare nelle stanze, vedete davanti a quella probabilmente che è il vostro bersaglio qualcuno che si veste bene ma non sta passando una bella giornata. Vedete la camicia che è tutta stropicciata, probabilmente c'è anche dormito. Vedete le occhiaie molto lunghe poggiate su degli occhiali di vetro spessissimo, i capelli a scodella e una cravatta che è semiaperta senza nodo. Ed è lì davanti alla porta che vi sta guardando. Ricambio lo sguardo nella stessa maniera in cui strizza gli occhi. Signor Harold, salve. Potremmo parlare magari dove non ci ascoltano tutti? Sì, apre la porta e lui entra all'interno. È un luogo molto triste, molto abbandonato a se stesso. Oh no, perché dici così? A me sembra che con tutto questo grano si possano fare dei favolosi pancake. Io mi giro verso di lei, non ho idea con chi stia parlando. Sì, credo di sì. Sono anche abbastanza imbarazzato, quindi sto cercando di mettere insieme l'informazione sul brutalismo e questo, proprio per imparare, per cercare di apprendere il più possibile. Il pancake. Cos'è un pancake? Mi dispiace molto, te ne farò uno presto. Ancora più imbarazzato di questa mia continua non comprensione della situazione. Andiamo. Ovviamente di fronte a voi avete una di quelle stanze da motel molto brutte. Una valigia abbandonata in un angolo con come se i vestiti fossero scoppiati all'interno. E lui si siede sul letto. Ah, va bene. Chi siete? Polizia? Intervistatori di qualche genere? Perché giornale lavorate? Senta, non ha importanza chi siamo o da dove veniamo, però vorremmo trovare i suoi genitori. C'è giunta voce appunto che sono spariti e l'unico altro contatto sarebbe lei. Cercavamo semplicemente dei fili che potessero aiutarci a trovare i suoi genitori. Quando è stata l'ultima volta che li ha visti e perché si sta rintanando in questo motel? È stato un annetto fa.
Benissimo. Ormai vivo a Ternion City. Sono tornato qui perché la polizia ha avvertito il figlio che i suoi genitori sono scomparsi. Ok. Non mi sembra una dinamica molto strana. Assolutamente no, non sto ipotizzando alcuna stranezza in ciò, non mi permetterei mai oltremodo. Ma caro, Mm. ma come si sente a riguardo? È triste. Vedi che quando dici questa cosa lui ha una lacrima che gli scende giù dal viso. Oh, mi dispiace molto, condoglianze, dovevano essere proprio delle belle persone. E poi assomigliano anche a una marca di caffè come nome. E ti passa una zolletta di zucchero. Il solletto di zucchero. Continua a piangere, non so perché non so più quale emozione provare in quel momento, quindi tipo, grazie. Era da tanto tempo che nessuno mi diceva come sto. Mi chiedono sempre come stanno i miei genitori e soprattutto dove sono finiti i miei genitori, ma non come sto io. E si mette a succhiare la zolletta di zucchero. Se potrebbe farla stare meglio se ci pensassimo noi a guardare in giro e a lasciarla tranquilla. Assolutamente, volete andare alla cascina per caso? Sì, Vi darò tutto quello che vi serve, qualsiasi informazione. Verrò io con voi se mi permettete di venire. La polizia mi dice di no, che non ci posso andare perché è il luogo di un crimine, ma è il luogo dove sono spariti i miei genitori. Scusa, ma che c'è messo dentro quella zolletta di zucchero? ho solo un po' di amore e comprensione. Ah, LSD. E poi immagino sia il luogo in cui è nato e cresciuto la cascina, quindi vorrà rivederla sicuramente. Sta lucidando gli occhiali. Vediamo. Quindi, sì, mi porterete lì? Non siete come gli altri poliziotti? No, no. Perfetto, si no, ferma. non vorrei mettere delle condizioni perché naturalmente è casa sua, certo. Potrei chiederle di non toccare nulla, lasciare tutto così com'è. No, assolutamente, starò al mio posto. Vedi che comincia a sistemare la valigia. Si infila un attimo nel bagno. Allora, le informazioni. Mio padre amava collezionare fucili. Mio padre piacevano un sacco i fucili. Quella cosa del proiettile è stranissima. Probabilmente non è stato lui o... No, lui non sparerebbe mai. Che cosa del proiettile? Hanno trovato un proiettile nella casa e dicono che è di un fucile, ma mio padre non sparerebbe mai. No, naturalmente no, assolutamente, è sicuramente una brava persona. Assolutamente, poi c'è quella cosa della sparizione degli animali. Non ne ho idea perché stia succedendo questa cosa. Mio padre non ammazza gli animali. E vedete che esce comunque, ora è vestito molto meglio. Non è un cacciatore? No, coltivava È grano. un raccoglitore? Sì. Ah! Un caro contadino. Oh, benedetto, sono i pilastri della nostra società. Chi raccoglie? Sì, chi è? Anche chi semina. Va bene, un'ultima domanda. Il bosco... Ricordi passati? Qualcosa di strano? No, io abitavo tra i campi. Non sei mai andato nel bosco e tantomeno qualcosa del No, bosco. ti dice che c'è qualcosa che ti mangia nel bosco. Per caso mangia anche gli animali? Forse. Definisci animale. È tipo, ti guarda così. Mammifero? Animale è una creatura del regno animale. Non ha studiata biologia. Ah no, scusi, non so se effettivamente c'era a scuola qua. Beh, andiamo a vedere la cascina. C'era la scuola e comincia a camminare, camminando tra di voi così. Comincia a scendere le scale. Vi accorgete che c'è un piccolo pick up. Io sono dentro l'abitacolo, mi sono messo e già sto prendendo 2 posti e lo guardo. E la madre, lei è cacciatore. No, faceva la contadina come mio padre. La tua tribù sono solo raccoglitori. Tribù? Mi sembra un pochino troppo. Poi accende il pick up a questa domanda e fa retromarcia. Ci rifletto un attimo su quest'ultima sua caro. frase. Ovviamente non intendeva tribù, noi non diciamo quella parola alle persone di periferia. Biscottino, insomma. Ah, quindi voi siete strettissimi davanti tutti e tre perché lui tipo copre 2. Io sono fuori. Che sta succedendo? And now I will go 500 miles. Accende la radio e nella radio c'è continuamente, come se tutti i canali fossero tagliati. Non si sente continuamente il riverbero della musica, fino a quando ad un tratto non si sente una musica in 16 bit. Molto, 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 molto bassa. Che strana la moda giovanile. Questa è musica classica. Forse qualche ispirazione classica? Sicuramente intendi questo. Brutalismo. Brutalismo. Beh, il concetto di beat può assomigliarci forse. Sì. Strane queste musiche, però sono piacevoli. A me piacciono i videogiochi. I videogiochi? Sì, quelli là che metti all'interno di una console, poi prendi il controller. Ah, sì, Candy Crush.
Quello si gioca dal telefono. Un bel gioco, videogioco. Beh, dove lavoriamo non abbiamo tanto tempo per giocare ai videogiochi, ma puoi dircene qualcuno? Ce n'è uno che mi piace tantissimo e si chiama Espica. È una serie di giochi stupenda. Cioè tu sei questo personaggio che deve salvare questo mondo incredibile dove ci sono creature di tutto l'universo. La mia preferita è Critica. È una viandante incredibile. Ma raccontaci di più, perché ti piace così tanto? Mi ricordo soprattutto quando ero piccolino, sai, anch'io lavoro a Ternion City. C'era questo gioco che è il mio preferito della serie di Epica. Ci sono questi personaggi che insieme all'eroe, giocato dal giocatore, andavano a salvare questo mondo fantasy incredibile. Wow, sembra molto interessante. Tipo si guarda facendosi spazio un po' con Cran che è in mezzo. Da come lo dici non sembra, effettivamente mi fa pentire di aver giocato nella mia vita. Ma mentre che sono fuori io mi accorgo di qualche stranezza. Sei all'esterno e ti accorgi che il grano intorno a te è strano. Tipo, slide e poi ritorna nella posizione, quasi come se fosse un'animazione. Il pick up dopo alcuni attimi sta per girare, ma vedete Harold che pianta una frenata. Arrivate di fronte a questo posto di blocco dove ci sono due poliziotti, una donna e un uomo. Una donna abbastanza in carne, stretta sulla sua divisa, che smette di mangiare, si asciuga sul suo vestito. L'uomo invece è proprio smilzo, gli occhiali, pelato, che si aggiusta il suo occhiale e passa abbastanza inorridito un fazzoletto alla donna, che lo prende, sì grazie, e se lo mette in tasca senza finire di togliersi le macchie che gli sono rimaste addosso. Si mette il cappello alla donna, si avvicina a voi. Sì? Salve, come posso aiutarvi? Questa zona è interdetta e non si può passare, sappiatelo. Mi affaccio da dietro. Salve, ci scusi, non pensavamo fosse interdetta. Ora girano e non disturbiamo. Ma posso chiedervi i documenti mentre siete qua, guardando all'interno? Salve. Saluta Lidia in fondo ai posti. Tipo da dietro gli allungo. Devi prendere, sì, e continua a guardarvi a voi. C'è qualcosa che non la convince, signora agente? No, per che motivo siete qua, se posso chiedere? Dovevamo andare a Terrion City, ma ha smesso di prendere evidentemente il navigatore. Harold che è bloccato sullo sterzo, tipo, è spaventatissimo. E voi? La stessa cosa? Siamo nello stesso pick-up. Non sto parlando con lei, voi? Non posso fare altro che allungare i miei documenti, che però non corrispondono al nome che ho sulla targhetta. No. E i suoi documenti? Oh, certo, gli do quelli che ho normalmente. Lo smilzo rimane davanti alla macchina, messo lì come se, tipo, fosse importante, come se non bastasse accelerare per andare dritto tranquillamente. E quindi siete tutti qua per, ricordatemelo, e mette una mano su Ellie, guardando gli altri. Andare a Ternion City? Lei, secondo lei no? Sì. Ternion City. Sì. Lei sta andando a Ternion City? È che No, non scusa. parla bene la nostra lingua. Pancakes. Sì, sta chiedendo dov'è una tavola calda. Ma qua c'è scritto che è un abitante di Ternion City. Sì, è un immigrato. Ah, Però non la pronunciamo in sua presenza. Pangea. Sta- Pangea, e vi passa i documenti. No, comunque vi devo chiedere di andare via. Ah, è il suo documento, indicando Harold, e lui tipo sta tremando. Il mio documento, sì, il mio documento che ho con me. Senta, soffre di attacchi di panico. Da 3 su 4 mi sembra un ottimo compromesso tipo per la farci andare via. Dai, non mi alzi la mano così. Mi mette un'altra volta la mano davanti alla faccia. Harold, i tuoi documenti. Lui vi guarda, non ho i documenti. Cosa vuol dire che non hai i documenti, Harold? Sì, ho i documenti. No, è un birbone quest'uomo. Oh, aspetta. E vado a frugare sotto. Ho visto qualcosa, ma cosa c'è lì? Eccolo, era caduto. Ah, ok. Harold ti guarda tipo, ok, cosa sta succedendo? La polizietta si appoggia sullo sportello del pick-up. Si sente proprio il pick-up che anche un po' si sta balenando. A voi la radio funziona? Sì, a voi Sì. no? Mi provi a mettere 140.15. Quando mettete la radio, le altre continuano a grattare, a graffiare, come se ci fosse un'interferenza.
Mentre in questa parte una canzone molto più movimentata. Harold rimane affascinato dalla canzone e quella della polizia rimane lì per qualche attimo. Anche a voi. Cosa? È la stazione della polizia questa. Vi piace questa musica? Posso parlare? Sì, mi dica lei. Da quanto tempo avete questi problemi con la radio? Da una settimana più o meno. Ma prima o dopo di quello che state facendo? Perché cosa stiamo facendo? Non lo so, me lo deve dire lei. Io non lo so che cosa state facendo. Sono informazioni riservate queste. Ok, va bene. Se non siete della polizia, tornate indietro. Grazie mille e cominciate ad allontanarsi. Secondo me conviene che continuiamo a piedi e lasciamo il pick up un po' più lontano da qui. Volete fare a piedi? Il Gran Harold, Turco inizia sembra... a diventare pericoloso qui. Lui mette retromarcia, prende la stessa strada, guarda la radio. Comunque questa canzone la conosco. E anche quella di prima, effettivamente, ora che ci penso, forse la conosco. Fa parte delle grandi sigle di Epica. Harold, toglimi una curiosità. Che correlazione c'è tra il Gran Turco e Epica? C'è del grano, dell'erba alta in giro per la mappa. Però la puoi tagliare con la tua mossa. E quale sarebbe questa mossa? Se hai la spada dell'eroe puoi girare su te stesso e E tagliare dove si troverebbe questa spada? dentro il gioco di Epica. Tu pensi che c'entra qualcosa di videogioco? No. È che ero semplicemente appassionata, sono rimasta bloccata e non sapevo come uscirne. Tesorino, forse per te è un po' troppo questa situazione. Ti ho visto particolarmente in difficoltà prima. Possiamo avanzare noi e scoprire cosa è successo per te. Quindi mi state dicendo che mi state lasciando indietro? No, ti stiamo proteggendo. Lasciandomi indietro? Abbiamo visto che ci sei rimasto molto male davanti alla poliziotta. Non vogliamo farti avere attacchi di panico. Sì, non reggo bene la pressione. Ma come mai non avevi i documenti con te? Ti ho dimenticato Eternion City. Sei un tipo sveglio. Può capitare. Sicuramente. Sento un attimo i miei colleghi per capire come agire al meglio. Poi magari torniamo un attimo da te. Intanto tranquillizzati e do ad Harold un'altra zolletta. E lui prende la zolletta buona. Vuoi anche tu la zolletta? Molto probabilmente sì. Cioè, Intanto do una zolletta anche. che c'entra la spada? Non avete notato come si muove strano il Gran Turco? Guardatelo, sembrano tipo dei fogli di carta che scivolano sul terreno. Strano. Effettivamente sì. Lui diceva che la canzone che si sentiva nella radio della polizia era uguale a questa di questo videogioco. Mi ha dato la sensazione che fosse un videogioco e che probabilmente se c'è un'anomalia possa essere qualcosa di collegato o alla musica o al fattore videogioco. Quindi magari se c'è un elemento specifico è un buon modo per poterla esorcizzare, mi fate passare il termine. Cran, tu vedi uno scoiattolo a due code che sale sulla punta del pick up mentre voi state parlando in disparte ed è molto luminoso. Faccio un paio di passi concentrandomi su questa creatura in particolare. Scende dal pick up, comincia a correre fermandosi accanto al grano, ti fa un cenno con la mano e poi in un lampo luminoso entra all'interno. È tutto chiaro. Adesso seguiamo quel ratto. Cosa fai, biscottino? No, è un messaggero. Oh cielo. Tu entri all'interno del grano, ti assorbe piano piano, vedi questo scoiattolo e comincia a saltellare tra le foglie, dandoti quasi un percorso. Le tue compagne dietro che ti seguono, intorno a voi si attiva una musica, sempre in 16 bit. Vedete tanti occhi intorno a voi, rossi, all'interno del Gran Turco che vi stanno fissando, vi stanno guardando. Questi non sono buoni per i pancakes. E non sono neanche scoiattoli. Avremmo mangiato ratto stasera, ma questo non è buono. Non è buono. Mano già la nostra zapper di fiducia, penso. Ok. E io tiro fuori tenendola dalla parte della canna. Il Gran Turco intorno a te si taglia creando un cerchio perfetto. Una figura femminile con i capelli lunghi, dorati, la pelle verde, le orecchie a punta e le zanne sulla sua bocca. Si presenta di fronte a voi tenendo in mano una lancia argentea, un'armatura rossa in pelle borracchiata ed è lì davanti a voi un leggero ringhio. Poi vi punta la lancia. Non sembra amichevole. Dici? Finalmente qualcuno con cui poter parlare. Per un attimo vedete forse quello che dice apparire accanto a lei come delle scritte. Io sono la Tala, orchestra della via selvaggia.
Non voglio farvi del male se non mi forzerete la mano. E io non capisco molto delle nuove tecnologie, ma potrebbe essere l'anomalia? Potrebbe, decisamente. Muove la lancia, la mette dritta. Pattuglia le lande alla ricerca del piccolo eroe. Sapete condurmi da lui? C'è qualcuno che è piccolo qua? No, ma sicuramente Biscottino è un eroe. Sì, io sono qui invece per fondare una tribù. Vieni qui. E lei va indietro. La sentite parlare forzatamente? Io sono la Tala, orchestra della via selvaggia. Non voglio farvi del male se non mi forzerete la mano. Non facciamo del male, voi non lo fate a noi. Com'è questo eroe piccolo che voi state cercando? Il suo nome è Hiro. Ne parlava prima Harold. Ah sì? Parlava del gioco Epica. Che la via selvaggia sia la tua guida. Sì? Ok. Santo cielo, c'ho mal di testa. E forse se proviamo a dirle che la condurremo da quello che sta cercando, ci condurrà alla fonte dell'anomalia? Possibile. Lei fa tipo sì con la testa. Pattuglia le lande alla ricerca del piccolo eroe. Sapete condurmi da lui? Certo. Lei pattuglia le terre del piccolo eroe, sì. Il mio mondo, la mia gente. Non lascerò che muoiano. Non quando il vostro ha così tanto da spartire. Pattuglia le lande alla ricerca del piccolo eroe. Sapete condurmi da lui? Sì, sì. Gli afferro un braccio. La prendi, la trascini. Che la via selvaggia sia la tua guida. Sei la persona più colta che io conosca. Aspetta, Kilo. Dove stiamo andando con lei? Da Harold. No, potrebbe essere un problema con l'agenzia. Se Harold è un umano, non dovrebbe vedere l'anomalia perché sarebbe un testimone e dovremmo poi occuparci del testimone. Io non mi voglio occupare del testimone, ok? Quindi dovremmo cercare di tenere le anomalie da una parte e gli umani dall'altra. Ho sbagliato. Sì. No, tesoro, non hai sbagliato. Oh, Biscottino, Poi, cosa dici? abbiamo fatto tutti questo piccolo errore. Che la ma via selvaggia non sia l'hai la tua fatto. guida. Sì, sì. E se portassimo qui Harold? Il problema sarebbe sempre lo stesso. Forse dovremmo seguire la via selvaggia come dice la cara signorina. Dovremmo continuare ad andare nel grano. Gradevole Atala. Io sono la Tala, orchelpa della via selvaggia. Non voglio farvi del male se non mi forzerete la mano. Ci sono altri come te qui, oltre Hiro? La mia terra sta morendo. All'inizio era un processo lento. Piccoli mutamenti, leggende dimenticate, nomi perduti. La nobile opera del piccolo eroe è disfatta e il mondo sta dimenticando le sue gesta. Sono di nuovo giorni bui. Cos'è che devi fare nelle lande? Devo... Vedete che tipo fa fatica salvare il mio mondo. Il piccolo eroe si trova qui in questo mondo. Che la via selvaggia sia la tua guida. Capisco tutto di questa donna. Portiamo Harold qui. Non è uno sbaglio, è proprio quello che ci sta chiedendo. Potremmo portare Harold qui addormentato o O con gli occhi cavati. è presto per farle un dono d'amore così speciale, non credi, Biscottino? Ok, ci prenderemo la strigliata di capo. Andiamo dal piccolo eroe. Vieni con noi, bellissima donna. Che la via selvaggia è la tua guida mentre tipo la stai trascinando. Sì. La via selvaggia. Oltre il campo di grano non c'è Harold. Piccolo codardo. No, piccolo eroe. Improvvisamente strappa e rimette subito i piedi sul grano. La via selvaggia sia la tua guida. Non puoi uscire dal grano. Io male. Ok. Cran gli fa un cenno con la mano. Mi sistemo. Eccomi qua. Vedi che tocca i tuoi muscoli. Io Tu tocco i suoi. presta giuramento a Re Armodius. A Epica serve un nuovo eroe. Strappo via il cartellino. Sono il tuo eroe.